Sayaka Kurara, la vincitrice del Cinderella Tournament 2025, una vittoria inaspettata, se vogliamo, ma predetta da alcuni di voi che avevano addirittura ipotizzato ad un qualcosa di estremamente strano per certi versi, ma che ora è possibile e come? Parleremo di tutto ciò e molto altro nei video di oggi, sì, perché nel pay-per-view di sabato 15 marzo non c'è stata solo la vittoria di Kurara a tener banco. No, affatto. Tante altre cose sono successe, fatti che ho cercato di racchiudere in 5 punti. Prima però di partire vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Ora, bando alle ciance e partiamo dal primo punto, quello dedicato a Suzu Suzuki. Sì, perché dopo il match tra Neo Genesis e 8, vinto proprio da quest'ultime, con Natsuko Tora che si è presa il pin vincente ai danni di Suzu Suzuki, dopo che in più di un'occasione Suzu e Mei Seira si erano praticamente tirate la zappa sui piedi da sole, siccome Mei Seira ha più volte, involontariamente, ci mancherebbe, colpito su Suzuki. Queste incomprensioni hanno fatto sì che Hate ne approfittasse per vincere il match, il che ha portato però Suzu ad essere piuttosto arrabbiata con Mei Seira, che la Suzuki ovviamente ritiene giustamente, direi anche, responsabile della sconfitta. Infatti, al termine della battaglia, Mei Seira ha provato a scusarsi con l'amica, ma su Suzuki non ha voluto sentire ragioni. Secondo voi questo porterà ad un turnil di Suzu? Oppure queste incomprensioni saranno solo un fuoco di paglia e tornerà tutto come prima in men che non si dica? Fatemi sapere il vostro pensiero nei commenti. Intanto, parlando di possibili scontri futuri tra Suzuki e Mei Seira, questo ci porta al punto 2 e a parlare dell'IWGP Women's Championship. Sì, perché a quanto pare la leader di Stars sembra aver trovato la sua prossima avversaria. Il tutto è arrivato dopo l'ennesimo scontro a squadre tra Stars e Gozai, dove Shuri è riuscita a portarsi a casa la vittoria dopo aver ottenuto il pin vincente proprio contro Mayu Iwatani. Una vittoria inaspettata, direi, che però ha aperto le porte a Shuri, che grazie a ciò ha potuto avanzare pretese titolate verso Mayu Iwatani. A tal punto la campionessa in carica non ha potuto di certo tirarsi indietro, accettando di buon grado la sfida lanciata dalla leader di Gozai. Dunque, dopo Tam Nakano vs Saya Kamitani, un altro match si aggiunge alla card di All Star Grand Kingdom, un match di tutto rispetto che metterà in palio la IWGP Women's Championship in uno dei pay-per-view più importanti dell'anno. Una sfida che avevamo già visto a gennaio del 2024, ma che ora metterà di fronte a Mayu una Shuri molto più affamata di vittorie, una Shuri pronta a tutto pur di tornare campionessa. Parlando di All Star Grand Kingdom e di possibili match per quel pay-per-view, questo ci porta inesorabilmente al punto 3. Sì, perché dobbiamo parlare del match che vedeva contrapposte Mina Shirakawa e Tekla. Il match, come tutti sappiamo, aveva una stipulazione particolare, strana se vogliamo, una stipulazione che in realtà mi aveva già messo sugli attenti. Se Mina Shirakawa avesse vinto, Tekla avrebbe dovuto chiedere scusa pubblicamente a tutti per il suo comportamento non troppo consono, mentre se la vittoria sarebbe andata a Idol Killer, allora Tekla avrebbe scelto un'avversaria da sfidare in un single match. Chi ha letto i commenti sotto il video preview di questo match, vi lascio il link qua sopra se volete recuperarlo, sa perfettamente di cosa sto parlando. Ebbene sì, Tekla ha vinto il match e dunque ora avrà l'opportunità di scegliere un'avversaria, che a quanto pare sembra essere Taro Okada. Sì, signore e signori, avete capito bene. Tekla ha scelto di affrontare Taro Okada in un single match.
Ora, francamente non è chiaro quando questo match si farà e se si farà per davvero, anche perché ad ora non c'è nulla di ufficiale. Ma io mi chiedo, Stardom, ma davvero? No, perché a me tutto questo sembra uno scherzo di cattivo gusto. Fatemi capire bene, vogliono per davvero proporre un match tra Taro Kada e Tekla? Non so voi, ma io francamente sono molto molto basito. Non mi capace di come la Stardom abbia fatto una scelta alla Vince McMahon, proponendo un incontro comedy piuttosto che un match serio tra Tekla e un'avversaria che le potesse tenere testa e che ci avrebbe regalato uno scontro indimenticabile. E invece si è preferito, a quanto pare, optare per la classica americanata. Mi auguro solo che a questo punto non si opti per proporre una simile trashata addirittura a Hostile Grand Kingdom, perché questa sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. Dulcis in fondo, non posso non parlare di Mina Shirakawa, se perché ammettiamolo, Mina non vince un match importante che sia uno. Li perde praticamente tutti. È inutile che si dica ciò che si vuole, ma ogni volta che la Shirakawa prende parte ad una finale di un torneo, ad un match titolato o ad una battaglia importante in un pay-per-view, si è certi che il risultato è praticamente già scritto. Capisco perfettamente che Mina non abbia 20 anni e che si voglia pushare le ragazze più giovani, però insomma, un cazzo di match glielo vogliamo far vincere una volta tanto? È mai possibile che Mina Shirakawa debba prendere bastonate da 3/4 del roster ogni volta? Che senso ha allora farla co-leader di una stable quando poi praticamente ha uno status da mid-carter o forse peggio? Non lo so ragazzi, io davvero non lo so, non lamentiamoci poi se Mina Shirakawa dovesse scegliere di lasciare la Stardom in favore di altri lidi, perché al suo posto io un pensierino ce lo farei. Non mi fraintendete, non giustificherei un suo addio, ma se a 37 anni l'unica cosa a cui può puntare Mina è quella di fare da trampolino a 3/4 del roster, allora forse in altre federazioni potrebbe trovare magari un booking migliore, che forse potrebbe finalmente consacrarla con allori che a quanto pare in Stardom può vedere solo col cannocchiale. Ma lasciamoci alle spalle tutto ciò, che è meglio, per concentrarsi sull'unico match titolato della card, e questo ci porta ovviamente al punto 4. Dopo aver passato le settimane precedenti al pay-per-view a difendersi dagli attacchi psicologici di Konami, SLK è stata brava a difendere il World of Stardom Championship con successo. Ma c'è un ma. Sì, perché il match in sé, a mio avviso, non è stato ciò che mi aspettavo. Non mi fraintendete, non mi ha fatto schifo. No, è stato un buon match, però ammetto che mi ha lasciato un pochetto l'amaro in bocca. Starlight Kid ci ha abituato forse troppo bene, nel senso che ci ha abituato a performance straordinarie, ma questa volta il match è stato normale, diciamo, e con normale non intendo quindi che sia stato brutto, tutt'altro, ma non è stato a 5 stelle come i precedenti match contro Natsupoi o contro Rina. Però, a discapito di ciò, SLK potrebbe aver combattuto con qualche sorta di acciacco fisico, quindi questo, fuso con l'alchimia non trovata al 100% con Konami, ha fatto sì che il match fosse buono, ma non ottimo. Questo ovviamente è il mio pensiero strettamente personale, che voi potete appoggiare o smentire qua sotto nei commenti. Detto ciò, ora sulla strada dell'attuale World of Stardom Champion ci sarà Saya Kamitani, che nello show di giovedì 20 marzo, che andrà in diretta per la prima volta da Okinawa, le due campionesse si affronteranno per scoprire chi è la miglior campionessa della Stardom. Secondo voi chi vincerà?
Intanto non mi resta che passare all'ultimo punto, direi quello più importante, quello di cui abbiamo menzionato all'inizio del video. Ebbene sì, la vittoria del Cinderella Tournament da parte di Sayaka Kurara. La sua vittoria è stata inaspettata, direi. Certo, c'è chi l'aveva pronosticata, però personalmente, dopo ciò che si era visto tra Rina e Serchieia a Path of Thunder, credevo che ci potesse essere una sorta di consacrazione per la stella di Hate, ma la Stardom a quanto pare era di tutt'altro avviso. Detto ciò, non vi nascondo che di questa vittoria, ecco, sono un pelo titubante. Mi spiego meglio. In realtà sono felicissimo per Sayaka Kurara, una vittoria meritata, ci mancherebbe altro, anche perché è una vittoria che va a porre l'accento su una lottatrice che personalmente ho indicato come possibile erede spirituale di Tam Nakano, ma la mia paura sta nel come la Kurara possa effettivamente usare questa chance guadagnata. Nei commenti che trovate sotto il video pronostico riguardante proprio il Cinderella Tournament si era parlato di come Sayaka Kurara potesse addirittura spendere il suo desiderio in modo fantasioso, se vogliamo, in un modo unico nel suo genere. Si è menzionato di come Sayaka Kurara potesse usare il suo desiderio per impedire a Tam Nakano di ritirarsi. Ora, non so se è un qualcosa, cioè se un qualcosa del genere sia possibile o meno, francamente. Il fatto però di aver tenuto segreto per ora il suo desiderio e il fatto che nelle interviste post-match Saya Kamitani ha fatto capolino per infastidire la nuova Cenerentola, fa pensare che ciò potrebbe essere davvero possibile. Anche perché, in tutta onestà, non so a che titolo potrebbe per davvero puntare Sayaka Kurara. Non mi fraintendete, però ammettiamolo. Non mi sembra che la Kurara ad oggi sia materiale da Red Belt e né tantomeno da White Belt. Uno scontro titolato contro Sayaka Mitani o Starlight Kid sarebbe impensabile per Sayaka Kurara, che ad oggi non è minimamente credibile come avversaria per una delle due campionesse. Potrebbe eventualmente spendere il suo desiderio puntando ad un match per il Future of Stardom Championship, ma in questo caso mi sentirei di dire che sarebbe un'opportunità sprecata, perché utilizzare la vittoria del Cinderella Tournament per un titolo minore, chiamiamolo così, insomma, sarebbe un bello spreco. Se invece il desiderio sarà davvero utilizzato per impedire a Tam Nakano di ritirarsi, da un lato mi farebbe felice, perché ciò starebbe a significare che non dovremmo dire addio alla Nakano. D'altro canto però il tutto sarebbe alquanto bizzarro, anche perché in passato il Cinderella Tournament ha sempre consegnato alla vincitrice la possibilità di lottare per la White Belt. Non so. Questo pay-per-view ci lascia con tante incognite, partendo dal caso Suzu Suzuki, passando per la gestione di Mina Shirakawa, toccando addirittura il possibile match tra Thekla e Taro Okada, e la vittoria del Cinderella Tournament da parte di Sayaka Kurara. Sono tutti punti che ci faranno di certo parlare nelle prossime settimane. Intanto vi invito a condividere le vostre opinioni nei commenti. Fatemi sapere se siete d'accordo oppure no con i miei pensieri. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, quindi non mi resta che ringraziare tutti voi per essere rimasti con me fino alla fine e ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, sia che facciano parte della Stardom, della WWE, delle W e così via. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye poi!